Di Perico, il suo olio rosso è la sua supereroina. Ma prima di vedere chi è, vediamo come si fa l'olio rosso. Innanzitutto dobbiamo prendere le sommità fiorite. Le sommità fiorite sono la parte più alta del fusto, dove sono presenti i fiorellini gialli e un po' di foglie. Metteremo queste sommità fiorite all'interno di un vasetto perfettamente pulito, le tagliuzzeremo e lo riempiamo di olio. La tradizione vuole che si usi l'olio di oliva, ma va benissimo anche un olio di girasole, purché spremuto a freddo e possibilmente alto oleico. Chiuderemo il vasetto, lo esporremo al sole estivo per 35-40 giorni, dopodiché il nostro oleolito sarà pronto per essere filtrato e utilizzato. Come lo utilizzeremo? Per tutti i problemi della pelle, dalle piaghe alle abrasioni, dalle punture d'insetto ai pruriti, dalle scottature alle infezioni. Ed è proprio studiando le infezioni, come per esempio quello da Stafilococco aureo, gli scienziati sono riusciti a vedere appunto l'efficacia di questo olio. Hanno confrontato vari campioni di olio rosso ottenuto con il metodo tradizionale, quindi questo presentato in questo video, con altri estratti, quello metanolico, etanolico ed altri, ottenuti in laboratorio. Li hanno confrontati tra loro sottoponendoli agli stessi test. Quello che ne è risultato appunto è l'efficacia incredibile dell'olio rosso di Perico. La sua supereroina è l'iperforina, che la troviamo essenzialmente nelle foglie. Infatti se mettiamo contro luce una foglia di perico vediamo tanti piccoli buchini. Non sono dei buchini, ma sono una sorta di sacchetto al cui interno vi è l'iperforina. Ma non possiamo parlare dell'iperforina se non parliamo anche dell'ipericina. L'ipericina invece la troviamo concentrata soprattutto in delle bollicine rosse presente sui fiori e anche un po' sulle foglie. Parliamo un pochino dell'iperforina. Questa dovrebbe degradarsi e scomparire con l'esposizione al sole perché è particolarmente fotosensibile. Eppure dai tanti studi scientifici effettuati sui vari campioni di oleolito, alla fine del periodo di macerazione è presente e anche in buone quantità ed è proprio la sua presenza che garantisce il grande potere antibatterico dell'oleolito di Perico. Parlando invece dell'ipericina, questa si degrada al sole. Infatti il tipico colore rosso dell'olio di Perico è data proprio dalla degradazione lipidica dell'ipericina. E meno male che succede, perché l'ipericina è una sostanza fotosensibilizzante che crea addirittura la morte cellulare, cheranociti e dei melanociti. La sua potenza è tale che viene infatti utilizzata anche per particolari terapie in ambito oncologico. E quindi qual è il trucco? È nelle sostanze contenute nell'olio che utilizziamo. Per tradizione l'olio di oliva, ma possiamo appunto utilizzare anche un ottimo olio di girasole. Infatti queste sostanze si fanno carico dell'ossidazione dell'iperforina. In questo modo lei può rimanere inalterata e intatta alla fine della macerazione e svolgere così la sua incredibile azione antibatterica. Ma riassumiamo, l'iperforina è protetta dalle sostanze contenute all'interno dell'olio scelto come solvente. L'ipericina invece, se l'oleolito è ben esposto al sole alla giusta temperatura e per la giusta tempistica, sarà quasi del tutto degradata, permettendo di avere un oleolito sicuro da utilizzare sulla nostra pelle. E ricorda che l'oleolito di Perico si fa solo ed esclusivamente con la botanica fresca.